Rieccoci qua, ben ritrovati su Radio Rossonera, Mattino Milan di giovedì 20 aprile. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno a tutti. Quanti anni avevi nel 2003? 6. Pensavi di essere trascampata, eh? Sì. Invece no, tocca anche alla tua generazione viversi un bel Euro Derby da, insomma, maggiorenni, da tifosi responsabili di ciò che stanno vivendo. 20 anni dopo tocca ancora affrontare l'Inter in semifinale di Champions. A 20 anni dal gol di Sheva, dallo 0-0 dell'andata all'1-1 del ritorno, il gol in trasferta che vale doppio, quindi ci qualifica alla finale, il polpaccio da Abbiati su Callon, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda Henry, dopo i primi minuti di ansia, di ancora loro, no basta, ma ancora il derby, no basta, ma ti dirò, un po' più razionalmente, passata la nottata, ma sai cosa ti dico? Ma dopo 10-12 anni di nulla, ma mi prendo pure questa cosa qui. Ma è anche Ah, bello, cioè, ma sì, siamo in semifinale di Champions, me la vivo fino in fondo, guarda, ti dirò. ma è giusto così. Adesso ci sarà tempo per avvicinarsi a questo derby. Mancano ancora fortunatamente un po' di settimane, un po' di giorni, neanche troppi, a dirla tutta. Però comunque, avremo tempo per avvicinarci, per parlarne e quant'altro. Io so solo che ieri ho provato una forte emozione quando ho visto su una nota pagina social relativa al calcio con un simbolino giallo, con un numero 4 al centro, avete tutti Mm. capito qual è, quando ho visto la foto delle ultime 4 rimaste, perché c'erano il Real Madrid e il Manchester City e c'eravamo noi e l'Inter. Quindi mi sono, tra virgolette, come dire, gasato, perché a prescindere da come possa andare, a prescindere da tutto quello che accadrà in quei 10 giorni, 12 giorni, quanti saranno, di avvicinamento e di intramezzo tra i 2 derby, il Milan è in semifinale, se la gioca, ha buone chance di andare in finale così come le ha l'Inter, e quindi è bello secondo me, cioè perlomeno io l'ho vissuta una sola volta, un paio al limite, questa cosa qua, con piena coscienza, quindi sono contento. Da un'altra parte ti aggiungo che secondo Mm. me non vedremo e non vivremo comunque certe cose che abbiamo vissuto nel quarto di finale, No, spero di no. però ci sarà la tensione, quella bella, quella da scontro decisivo per andare in finale contro la tua rivale di sempre, e quindi sarà diverso secondo me. Sarà da un certo punto di vista con più tensione, ma da un altro punto di vista sarà forse un po' meglio rispetto al quarto di finale. Quindi ce la godiamo, la viviamo perché è giusto che viverla, e speriamo che anche voi possiate viverla insieme a noi, ecco, e di farci forza tutti insieme. Guarda, ve le scrivo e ve le metto anche in onda. Eccoci qua. Queste sono le due date. Mercoledì 10 maggio Milan-Inter, 6 giorni dopo, quindi dai, ce la tiriamo via anche in fretta, come è stato per il Napoli. Martedì 16 maggio Inter-Milan, il ritorno. Tra l'altro 16 maggio è una bella data, evoca cose carine del passato. Il 10 maggio, vabbè, niente, in realtà è il giorno prima dell'11, ma vabbè. Il 10 maggio però manca un mese esatto al 10 giugno. Sì, esatto, siamo ormai, è il periodo della stagione delicato, ma al di là di questo io ho letto e sentito molte dichiarazioni di giocatori dell'Inter ieri che potrei fare tranquillamente mie, cioè bella la semifinale, però arriva il 10 maggio, adesso dobbiamo sistemare il campionato e dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Anche E Pioli lo ha loro- detto, eh. Mm? Anche Pioli dopo il Sì, Napoli sì, lo ha detto. esattamente, non dobbiamo pensare alla semifinale.
È ovvio che, caro Henry, quando ti arriva in faccia questa copertina qui, dobbiamo farlo. Il No, derby, allora, adesso dobbiamo farlo 20 anni capire, dopo. cerchiamo di capire cosa accade, cosa Eh, accadrà anche eh, per quanto riguarda la Juventus, e soprattutto per i guarda, punti che mancano alla è Juventus. poco motivato. No. Vediamo. Io la mano sul fuoco non la metto purtroppo. Vediamo cosa accade, però sì, cioè in queste settimane qua bisogna fare punti. Io credo che ormai la Lazio sia andata, la Roma no, e quindi devi in qualche modo riprenderti, di provare a mettere nel mirino la Roma per strappare qualche punto, per provare a, dato che c'è ancora una partita manca da giocare proprio con la Roma, a sopravanzarla. Devi, per quanto mi riguarda, vitalmente arrivare davanti all'Inter in campionato, perché dovessero accadere cose strane o non dovessero comunque accadere, è giusto ed è un bene che tu arrivi davanti a loro per evitare guai ed evitare problemi successivi o evitare, ecco, questo tipo di cose qua, se dovesse la Juventus tornare su in qualche modo. E quindi sì, manca 20 giorni circa a questa sfida, ci sono 2 o 3 partite di campionato, bisogna battere il ferro finché è caldo. Poi sappiamo bene che la partita di campionato che capita in mezzo a queste 2 partite sarà una sorta di Bologna bis, e non penso che andremo troppo distanti da questo, Sì, ma però tu sai che partita c'è? ho molta paura. La Ah, Roma. ecco, per quello non l'hai detto. Hai Se è la detto così. Roma chiudo e esco. Guarda, a cavallo di quella partita, ovvero aspetta che lo Il vado a 13. recuperare, sì, è il weekend del 13-14, in teoria potremmo, anzi sicuramente, no, però giocando di mercoledì no, giocheremo sabato per forza, giocheremo sabato 13 a Spezia. Ah, beh, vecchi ricordi, devo dire. Vabbè, tu per come dire, devi andare al picco, non so come dirtelo. Ah, per il gol di Daniel dell'anno scorso, Sì. immortalato, sì, sì, ma magari forse vado, chi lo sa. Vabbè, al di là di questo, caro Henry, dai, andiamo avanti, o meglio, torniamo indietro. 20 anni dopo, Milano Elettrica, come nel 2003, sale la febbre in tutta la città. Queste sono le due squadre nel 2020, ormai i nostri li riconosciamo anche da lontano, sono quelli che poi sarebbero diventati campioni d'Europa, dall'altra parte quelli che non lo diventarono i campioni d'Europa. Il Milan, vabbè, inutile, andiamo avanti, dai. Passiamo al presente. Leao e Eh, Giroud, sprint col diavolo. Olivier firma il 2024, ieri in sede con tutta la famiglia, zii, nipoti, figli, c'erano un po' tutti, no, scherzo a parte, c'era tutta la sua famiglia ieri per il rinnovo. Il club accelera con l'ala, ma la gente frena. E occhio allo Sporting che chiede di più. Questa è secondo la Gazzetta dello Sport, che tra l'altro poi fa un piccolo focus sui 2 gol dell'88, che è quello in basso un po' tagliuzzato, e quello in alto è il gol di Rafa, con l'opinione di Sacchi. Sì, mi hanno ricordato Gullit e Van Basten, Rafa era imprendibile. ma lo stesso c'è stata, come dire, c'è stato il timbro, il sigillo, come si dice, il certificato di garanzia da parte dell'autore stesso di quella cavalcata, perché Ruud Gullit ieri nelle storie Instagram sue personali ha riportato i 2 video, con il commento tra l'altro di Repice, del gol di Leao, con il video della sua cavalcata, la cavalcata di Rafa e i gol di Van Basten e Giroud. Allora, Olivier l'abbiamo sistemato. Abbiamo sistemato Calulu, Salmacher, abbiamo sistemato Tomori, Pioli, chi abbiamo sistemato ancora? Benasser. Benasser, Tonali,
ci sono stati parecchi rinnovi. Sì, Ecco, adesso in teoria manca ci sono quello. lasciati il più difficile. Manca quello, c'è sempre questa questione della multa. Io quando Rafa dice ci son delle cose da sistemare, credo si riferisca al 98%, 97%, 99% a 'sta maledetta multa. È giusto come dire, cercare di capire come andranno le cose fino in fondo, Mh. per quanto riguarda corsi, non ricorsi, chi la deve pagare, in che percentuale, eccetera, eccetera, giusto che si capisca al dettaglio cosa debba succedere. Io dico solo una cosa: quando capiremo che il modo per risolvere tutto è pagare, punto. So che non si Purtroppo sì. dovrebbe, so che il Milan non dovrebbe centrare niente, ma finché ci sono squadre che per firmare Leao son disposte a pagargliela 'sta multa, diventa una condizione che lui mette nel suo prossimo contratto. Quindi, quando capiremo che bisogna pagarla, se vogliamo avere Leao ancora a lungo, allora magari arriverà il rinnovo, ecco. Altrimenti andrà a scadenza o verrà venduto quest'estate, non lo so. Per quanto mi riguarda sarebbe una follia, cioè dopo quello che stiamo vedendo e non penso di mettere in dubbio nemmeno le semifinali e questo finale di stagione Mh. nelle gare di un certo tipo, per quanto mi riguarda devi dire: "Vabbè, c'è 'sta multa, chiudo un occhio, chiudo 2 occhi, prendo in mano la penna Mh. ed è come se gli dessi un bonus alla firma di tot milioni per restare, ecco. Oppure è come se andassi a comprare un cartellino da 20 milioni, ma so che quel cartellino da 20 milioni mi garantisce Leao. Quindi so che non si dovrebbe, però è così. Eh sì, è un po' così. Io, caro Henry, passerei un attimino dai portieri. Mike Scudo Milan, Gigio e gli altri big lo guardano. Gigio non è un big comunque, gli altri big del Milan lo guardano, è lui il più forte. Beh, sono Sì. le opinioni di Giovanni Galli, Sebastiano Rossi, Ricky Albertosi e Marco Amelia, che hanno detto insomma, quello che in realtà sta dicendo il campo. In questo momento Maignan è il portiere più forte, probabilmente perché essendo molto vicino al livello dei Courtois, eccetera, eccetera, essendo lui molto, molto in forma in questo periodo, diventa per forza di cose il numero uno. Poi magari se scenderà lui, salirà Courtois, Sì, va diventerà sempre a Courtois. periodi poi. Esatto. Però in questo momento è forse davvero il più forte di tutti perché ha una completezza nel ventaglio tecnico che può, diciamo così, mostrare che forse nessuno ha. Forse per quello è il migliore, perché ha il destro e il sinistro per riprendere l'azione, per comandare la difesa, è bravo vocalmente, è bravo tra i pali, è bravo nei calci di rigore, è bravo in reazione, è bravo in uscita, Sì, io ti aggiungo una cosa che per quanto mi riguarda sta diventando una caratteristica importante, non magari a livello del gioco coi piedi, non ovviamente il livello tra i pali, ma è proprio la rapidità che ha nei movimenti, cioè la velocità, oltre nel leggere dove andrà la palla, nel leggere quando uscire, eccetera, è proprio veloce, cioè nel farlo, non è piantato quando deve uscire, non è lento, non è macchinoso quando deve muoversi, cioè è un portiere, ma per certi versi ha il dinamismo non ovviamente di uno scattista, ma di un buon giocatore di movimento per essere un portiere, ecco. Quindi per me questa è un'altra cosa che va sottolineata. Assolutamente sì, ma direi che su Mike non ci sono più grandissimi dubbi, anzi non ci sono mai stati, dalla prima partita in poi non ci sono mai stati. Chiudiamo, ma ve lo mostro, in realtà è già stato sorpassato e come abbiamo detto l'idea alla Maura sta un po' declinando, anzi è declinata, però insomma il rendering per il sindaco comunque verrà mostrato. Quindi io vi faccio vedere quello che inizialmente è stato pensato, non è quello definitivo, non è
quello che verrà presentato al sindaco era una prima bozza che è stata mostrata un po' di tempo fa sull'area della Maura, ok? Ovviamente questa è stata già sorpassata, lo stadio che vedete nel rendering più vicino nell'area di San Siro, perché l'area della Maura in pratica inizia dove c'è lo stadio e finisce dove ci sono quei 3 palazzi in fondo, in basso a sinistra. Quell'area verrebbe quindi utilizzata per questi 3, diciamo così, grattacieli no, perché non sono alti ma non altissimi, 3 palazzi più lo stadio in fondo. Palazzoni. Esatto, con tutto il resto della zona lasciata a parco. È un'idea superata, quindi verrà riproposto al sindaco un altro rendering con però il retropensiero che è una situazione un po' moribonda, diciamo così. Ok, a me quello stadio lì, giusto per aggiungere una nota di colore, perché non sono esperto di queste questioni, aggiungo una nota di colore su quel rendering di quello stadio. Ecco, quella forma lì non è che mi farebbe proprio impazzire, ecco. Per essere comunque educati e a modo. Poi sicuramente sarà diverso, eccetera, eccetera. E probabilmente sarà stato un rendering con uno stadio base, non so. Non hanno messo lo stadio migliore per accattivare un pochino, secondo me. Era per far intuire quanto si sarebbe utilizzata l'area per costruire. Sicuramente. Sì, lo stadio era bellissimo. Vabbè. E invece, sai cosa succederà? Che il vecchio San Siro si riospita, si fa questo regalo, si ospita lui stesso le semifinali di Champions League 2, perché ne ospita 2, il 10 e il 16. Mi piacerebbe poter dire o poter aver detto The Last Dance a San Siro, il grande Last Dance a San Siro tra Inter e Milan, ma a questo punto potremmo viverne anche un'altra prossimamente, non lo so, visti i tempi che stiamo mettendoci. Speriamo, perché no? Certo. Vuol dire di essere in semifinali un'altra volta. Caro Henry, ciao. Ciao a tutti, mi raccomando, lasciate like. Oggi vogliamo una marea di commenti, diteci la vostra, ovviamente sull'Euro Derby, su Milan-Inter, Inter-Milan di Champions League, le chance che abbiamo di arrivare in finale o che non abbiamo magari di arrivare in finale, diteci la vostra, sia anche sul rinnovo di Olivier Giroud, insomma su tutto quello che potrà accadere, su Maignan, se è il migliore al mondo o no. Qua sotto nei commenti lasciate like, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella per tutte le notifiche, se vi va abbonatevi al nostro canale a 0,99 centesimi al mese. Noi siamo arrivati in chiusura, piccoli passi, a piccoli passi costruiamo la nostra finale, a piccoli passi. Ciao a tutti.